Buongiorno, buongiorno! Quando ero piccolo e andavo a scuola, a volte ero invidioso perché vedevo i miei compagni di classe avere cose che io non possedevo. C'era il bambino che a ricreazione aveva le patatine Fonzis e non immaginate che cosa avrei fatto per averle anch'io. Tornavo a casa da mia madre che puntualmente mi diceva che le patatine fanno male e che io a ricreazione avrei dovuto mangiare sano. Che palle quel senso di frustrazione. Vedevo gli altri bambini con le scarpe con le lucette. All'epoca ricordo che c'erano le Bull Boys. Tornavo a casa da mia madre che puntualmente mi diceva che non aveva senso spendere un sacco di soldi per un paio di scarpe che da lì a poco non avrei più messo, visto che la moda sarebbe inevitabilmente passata. Lo stesso discorso ovviamente si applicava ai vestiti di marca, per cui non era poi così raro riciclare dei vestiti che non andavano più bene a mio fratello. Che palle quel senso di frustrazione. Vedevo gli altri bambini, pionieri, con i primi Nokia 3310, che utilizzavano soltanto per giocare a Snake e farsi gli squilletti. Tornavo a casa da mio padre, che puntualmente mi diceva che ero troppo piccolo per avere un cellulare e che se volevo giocare avrei potuto usare il computer di casa. Che palle quel senso di frustrazione. Oggi, a distanza di quasi 20 anni, ringrazio quel senso di frustrazione, perché il senso di frustrazione che provavo era una diretta conseguenza del fatto che sono stato così fortunato da essere stato educato bene. Sì, è vero, i miei genitori mi hanno sempre fatto mancare il superfluo, ma non mi hanno mai privato delle cose davvero importanti. Mi hanno sempre permesso di intraprendere le attività che più preferivo, di divertirmi al parco con gli altri bambini e di esprimere liberamente i miei interessi senza costrizioni e forzature. Ad essere sincero, un paio di sberle in più gliele avrei date. Inoltre mi sono subito abituato a non guardare la TV, fatta eccezione ovviamente per i film e le serie TV, che perlomeno hanno una storia da raccontare. 10 perché lì in effetti... Oh, la banana ho perso. Non fa niente. Te ne vado a prendere una? No, amore, ce n'è ancora un pezzo. Questa farà scalpore per i social. Anch'io mangio le banane, ragazzi, perché mi piacciono da morire. Sei single? Singolo, sì. Single. Sono singolo, sono stato sempre singolo io. Sono stato sempre... Oggi è questo quello che ci propongono. Io non so come la pensate voi a riguardo, ma quello che io vedo è che i ragazzini di oggi stanno crescendo con valori che vengono trasmessi dai mezzi di comunicazione piuttosto che dai genitori e che sono finalizzati ad alimentare sempre di più il consumismo proprio di quest'era. Non pensate solamente ai programmi TV, pensate anche alle pubblicità. Quotidianamente ci bombardano con messaggi di marketing che ci innestano il desiderio di avere il modello di smartphone più figo e recente che ci sia. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di portare in tasca il miglior iPhone di sempre. Le immagini non sono mai state così nitide e sarai in grado di fotografare il pelo nell'uovo senza che la gallina se ne accorga. Il bambino va a scuola, vede il compagno con l'iPhone X e lo vuole anche lui. Torna a casa e va a piangere dai genitori fino a quando non glielo comprano. E il problema è che poi i genitori glielo comprano davvero. Oggi non cresciamo più con l'idea che con l'impegno, il sacrificio ed il duro lavoro si possano realizzare i propri sogni. Oggi guardiamo in TV riccanza e sogniamo di diventare ricchi e di poterci permettere qualsiasi cosa senza lavorare neanche un giorno. Oggi iniziamo a creare post e video sui social perché ispirandoci ai modelli degli influencer di successo bramiamo anche noi la loro fama e il loro denaro, non perché abbiamo intenzione di trasmettere un messaggio e creare dei contenuti che possono avere un impatto positivo sulla vita delle persone. Oggi non cresciamo con l'idea che amare una persona sia una delle cose più belle e difficili allo stesso tempo, perché è il frutto della costruzione giorno dopo giorno di una complicità che richiede affetto, attenzione, impegno reciproco. Oggi assistiamo a coppie che si lasciano ogni 2x3 e ci convinciamo che sia normale e giusto così. E va bene così, senza valori. Oggi non cresciamo con il valore della pazienza e del rispetto per l'attesa. Oggi vogliamo tutto e subito. I want it all. I want it now. Oggi ci amiamo già dopo 2 giorni dall'esserci conosciuti e compriamo cose di cui ci stufiamo ancora prima che smettano di funzionare. Oggi siamo abituati a credere che dovremmo bruciare le tappe e fare più esperienze possibili, perché più cose proviamo e più ci arricchiamo. In parte sarei anche d'accordo, ma la ricchezza dipende da quanto riusciamo ad andare a fondo alle cose e non da quante cose riusciamo a sfiorare. Crediamo che la superficialità ci riempia la vita, ma quello di cui non ci stiamo rendendo conto è che così facendo siamo destinati ad un'esperienza di vita che alla fine ci lascerà vuoti. E ora a noi.
Non credo che riuscirei ad essere minaccioso come lo zio Sam, neanche se mi impegnassi. Perciò mi limito a dirvi che ora vorrei che foste voi a dirmi che cosa ne pensate. Siete d'accordo? Sì? No? Non lo sapete? Vabbè, nel dubbio raccontatemi le vostre storie.